La mattina del 20 settembre del 43 scopriamo che tra le baite di Paraloup, già molto malconce, ci sono degli uomini. Sapremo poi che sono partigiani, venuti quassù da Madonna del Colletto, dove erano saliti il 12 per combattere i fascisti e i tedeschi. Li comandavano due avvocati, Duccio Galimberti e Livio Bianco. A noi i tedeschi non piacevano, li odiavamo, erano invasori. E anche i fascisti, Mussolini ci aveva mandato in guerra a morire su tutti i fronti, Francia, Grecia, Africa, soprattutto Russia, dove un'intera generazione di noi era scomparsa. Solo a Rittana, che aveva allora circa 900 abitanti, sono stati 28 i caduti, tutti giovani, delle classi tra il 17 e il 20. Ben 7 di cognome facevano Goletto. Erano proprio di qui, Paraloup. Quanto ci ha fatto piangere noi donne della montagna Mussolini. Con le sue guerre ci ha portato via i mariti, i fratelli, i figli, i padri. Qui era terra di reclutamento alpino della divisione cuneense, che è stata presa nella sacca dai russi. Chi non è morto è finito prigioniero. Non volevano partire i nostri giovani, sapevano cosa li aspettava, conoscevano le magagne del nostro esercito, piangevano quando salirono sulla tradotta. Poi là scrivevano a casa chiedendo pane, lana, e noi qui a pregare e sperare. Quando il 25 luglio è caduto il fascismo abbiamo fatto festa, speravamo che venisse la pace, e invece non era mica finita. Coi tedeschi in casa, anche l'armistizio dell'8 settembre è stato una tragedia. No, non ci dispiaceva che qualcuno gli desse addosso i fascisti ai tedeschi. Anche se sapevamo che quel gruppo di ribelli che cresceva e che a Natale era già più di 100, poteva tirarci addosso le rappresaglie, le baite bruciate, il bestiame ucciso o razziato, le fucilazioni. Quando ce n'è stato bisogno, però, non ci siamo tirati indietro. Abbiamo aiutato a nascondere gli ebrei fuggiti da Saint-Martin-Vésubie con la guida del nostro parroco Don Martini e di Don Viale di Borgo. Nessuno ha fatto la spia, anche se sulle loro teste c'era una taglia bella grossa. Quando abbiamo visto quel primo gruppetto di partigiani, una decina, pochi di più, c'era anche una donna, Margherita, partigiana combattente. Un po' ci ha fatto piacere, un po' ci siamo preoccupate. Oh, poveri fioi, dicevamo, chissà cosa li aspetta. Come faranno a resistere ai tedeschi, che erano ancora un esercito fortissimo, e ai fascisti che facevano i servi e le spie? Come resisteranno al freddo? Cosa mangeranno lassù che non c'è più niente? E invece loro si sono organizzati subito, non in modo militaresco, ma con disciplina. A turno venivano giù le corvée a comprare il pane, la carne, il latte. Pagavano, Qui in basso le voci correvano, nella fantasia popolare si ingigantivano, si parlava di migliaia di uomini, di aeroplani che andavano e venivano di notte, di cannoni, carri armati. Ma i partigiani sapevano comunque il fatto loro. Avevano fucili, qualche mitra, qualche mitragliatrice e molto coraggio. Noi li aiutavamo come potevamo. Ci ricordavano i nostri fratelli e i nostri mariti, qualcuno in prigionia, qualcuno renitente, quando i fascisti incominciarono con i bandi di arruolamento con la minaccia della fucilazione. Quando Galimberti è stato ferito, sono state 2 donne le prime che l'hanno aiutato. La dottoressa Sara, un'ebrea polacca fuggita dalla Francia e nascosta qui tra noi, al Brick, che gli ha fatto la prima medicazione, e Caterina Brunetto, sposata per Ona, che lo ha nascosto nell'osteria di famiglia. In primavera, a Paraloup rimane il gruppo comando e si moltiplicano i distaccamenti. Al Grain, a Chiotrosa, altri salgono verso De Monte, arriveranno fino al vallone dell'Arma. Quando alla fine di aprile i fascisti della Muti scatenano un nuovo feroce rastrellamento, non riescono ad espugnare Paraloup. Per vendetta si rivalgono sulla popolazione. Incendiano la casa dei fratelli Giacomo e Anna Bruno,
terrorizzano i rittanesi che si rifugiano persino nei loculi del cimitero. Prendono in ostaggio un gruppo di giovani del paese e li costringono a fare da scudo umano mentre salgono verso il Gorrè. Poi li chiudono nella scuola con la minaccia di fucilarli se i partigiani avessero ucciso anche solo uno di loro. I partigiani passeranno ancora qui il durissimo inverno del 44, il più freddo e duro del secolo. Poi, il 25 aprile, si prepareranno a liberare Cuneo.